Oggi vi parlo del gioiello etico, un argomento molto sensibile che molto spesso mi viene sottoposto. È un argomento molto vasto. Oggi io non voglio fare un esame sull'etica, per cui mi limiterò a considerare gli aspetti che possiamo tenere in considerazione per valutare l'eticità di un gioiello o meno. 3 aspetti fondamentali: metalli, gemme e manifattura. I metalli, chiaramente il gioiello artigianale che viene realizzato all'interno delle piccole officine locali è sicuramente l'aspetto più etico, soprattutto se si rifà al riciclo di gioielli vecchi, usati. E a differenza del gioiello industriale è sicuramente più etico perché l'indotto industriale ancora si rifà all'approvvigionamento attraverso le miniere, quindi dal punto di vista dell'impatto ambientale il gioiello che passa attraverso il riciclo è molto più etico. Poi abbiamo l'aspetto delle gemme preziose. Anche qui ci sono delle considerazioni da fare, perché è chiaro che se le gemme non sono corredate, e parliamo ovviamente di gemme naturali, perché quelle sintetiche ovviamente sono sicuramente più etiche. Le gemme naturali che non sono corredate di certificato gemmologico, è chiaro che non si ha nessuna certezza sulla provenienza e quindi etico, non so, lascio valutare a voi. Chiaramente invece tutte quelle gemme che sono certificate e sigillate sono dal punto di vista cartaceo garantite e quindi sicuramente più etiche. E poi c'è l'aspetto, come ho anticipato prima, del prodotto artificiale. Oggi ci sono moltissimi brevetti e da oltre 15 anni si producono gemme preziose come il diamante, il rubino, lo smeraldo, lo zaffiro, che anche per noi del settore è diventato abbastanza complicato definirle naturali o artificiali perché la qualità è davvero superiore, per cui se si sceglie l'opzione del diamante artificiale sicuramente è la forma più etica, e non solo dal punto di vista ambientale ma proprio dal punto di vista della provenienza. Poi c'è l'aspetto della manifattura che chiaramente tiene in considerazione l'idea del chilometro zero. Chiaramente il chilometro zero, quindi l'orafo o l'officina più vicina, è dal punto di vista dell'impatto ambientale e dal punto di vista del rispetto dei diritti e delle condizioni lavorative più etico, perché va bene il prodotto di importazione indonesiana, thailandese, cinese, ma noi non sappiamo nulla, per cui moltissime produzioni industriali purtroppo non sono più sviluppate qui sul territorio nazionale e quindi ci fidiamo del documento cartaceo in cui certificano il rispetto dei diritti e delle condizioni lavorative umane. Vi ho raccontato quelli che sono, secondo il mio personalissimo punto di vista, i caratteri principali da tenere in considerazione per stabilire l'eticità di un gioiello o meno. Lascio a voi le conclusioni finali. Come al solito, qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, scrivetemi. Io sono qui a vostra disposizione e a presto.